Ciao e bentornato su Metasinergie. Oggi voglio portarti con me dentro una riflessione profonda sulla mentalità del successo. Non parleremo di tecniche, di strategie o di strumenti, o meglio, lo faremo ma solo dopo aver guardato in faccia la realtà e dopo aver scavato a fondo sull'argomento. Perché vedi, gli anni mi sono reso conto di una cosa semplice, ma obiettivamente scomoda. La vera differenza tra chi riesce e chi si arrende non è tanto nelle competenze e nemmeno nel talento. È dal mio punto di vista nella mentalità. Per esempio, in quanti hai sentito parlare di mindset? Secondo me è venuto un momento in cui sul tubo ne parlavano tutti, eppure quanti hanno scavato realmente a fondo per capire davvero cosa la distingue nella pratica e nella vita reale. Quello che voglio condividere con te oggi nasce da quanto ho potuto osservare in questi anni dall'esperienza e dalla mia esperienza che ho maturato durante i miei studi e durante il mio percorso lavorativo. Io credo che indubbiamente ci sia una frattura netta tra chi riesce a ottenere i propri obiettivi e chi si arrende. E secondo me non ha niente a che vedere con le condizioni iniziali. Ti faccio un esempio. Conosco infatti persone partite da situazioni difficilissime che però hanno avuto successo nella vita. E ne conosco altrettante che, benché avessero tutti i privilegi, hanno mollato al primo ostacolo. Quindi ho provato a farmi una domanda, a chiedermi perché. E la conclusione a cui sono arrivato è che chi riesce è perché ha sviluppato una mentalità orientata alla crescita e all'azione, vedendo se stesso come unico responsabile del raggiungimento dei propri obiettivi. Hai capito bene? Unico responsabile del raggiungimento dei propri obiettivi. Io mi sono immaginato una persona che non si identifica con il problema e che non si dica non ce la faccio, ma piuttosto non ce la faccio ancora. Ti ricordi quella parola? Di quella ancora? È importantissima perché introduce il concetto di margine di miglioramento. Ne ho parlato in modo dettagliato nel video che ti lascio comunque in descrizione. Guardalo, così ti sarà tutto più chiaro. Il mio ragionamento mi ha poi portato a pensare all'altro fronte, a chi invece si arrende, a chi cerca la via di uscita comoda, magari con una scusa elegante per non mettersi più in discussione, frasi del tipo fa per me, oppure ho troppo impegno o non ho tempo. Sai, chi cerca il successo nella vita, e mi riferisco a chi vuole sentirsi una persona realizzata senza scendere a compromessi, avendo sempre ben chiari i propri obiettivi, è una persona che non cerca scuse, cerca strade per capire, per rialzarsi in momenti di difficoltà e sicuramente per fare meglio. Ti faccio un esempio concreto. Nel lavoro da manager ogni tanto capita di dover gestire progetti complessi, ok? Con scadenze strette e team sotto pressione. E sai qual è il vero spartiacque tra le risorse di un team che crescono e quelle che invece non vanno avanti? La capacità di saper creare delle sinergie e di stare nel disagio senza crollare, guardando sempre avanti. Chi riesce infatti a gestire il momento, mantenendo la lucidità e la voglia di contribuire, lavorando insieme al team, ed è capace poi di portare risultati concreti nel tempo. Produce quel valore che con il tempo porta risultati anche nella vita. E lo stesso vale per gli investimenti. Quando i mercati vanno bene, sono tutti esperti. Ma quando arriva la prima perdita seria, lì si vede la differenza. C'è chi fugge e chi invece si ferma, analizza, capisce cosa è andato storto e riparte, con più testa, più determinazione. E se questo processo avviene in sinergia con altre persone, dello stesso gruppo, le probabilità di avere più successo aumentano in maniera significativa. E di tutto ciò, sai cosa lega tutti questi comportamenti? La convinzione profonda che si possa migliorare, che si possa crescere, che non ci si faccia definire da un fallimento, ma dalla reazione ad esso, potendo contare su un gruppo di persone che in maniera sinergica si muove verso lo stesso obiettivo. Ecco, questo per me è la mentalità del successo. Questo mi ha fatto capire che quando parliamo di questo tipo di mentalità, il primo filtro è sempre quello emotivo. Ma attenzione, non intendo lasciarsi guidare dalle emozioni, né tantomeno reprimerle. Parlo della capacità di stare nelle emozioni senza farsi trascinare da esse. Chi riesce non è una persona che non prova paura. Ah, ma chi è che non la prova? Ricordiamoci insieme che siamo umani e che proveremo sempre, chi più e chi meno, chiaramente, queste emozioni. Chi riesce è chi ha imparato a non farsi un alibi e chi, anche se sente il peso delle responsabilità, non cerca scorciatoie emotive, non racconta scuse. Ok? Aver capito questo per me ha rappresentato il punto di svolta. In certi momenti avrei potuto mollare, ma non perché mi sentissi sconfitto, no, piuttosto perché mi rendevo conto della fatica, della solitudine decisionale, delle responsabilità di continuare a tenere alta l'asticella mentre gli altri si accontentavano. Ma lì che scatta qualcosa. È lì che capisci che il successo
Prima ancora che il risultato è una relazione onesta tra le tue emozioni. Chi si arrende spesso lo fa perché pretende che le emozioni siano sempre comode. E chi invece va avanti ha imparato a stare scomodo, a stare nel dubbio, nella tensione, senza perdere però di vista quella che è la propria direzione. Non si tratta di resistere a tutti i costi, sia ben chiaro, ma di accettare l'intermittenza dell'energia, senza cadere invece nell'intermittenza dell'identità. Ti starai chiedendo cosa significa, vero? Che cosa vuol dire tutto questo? Beh, provo a fartelo capire. Significa che non puoi pretendere di essere sempre al massimo, sempre motivato, sempre produttivo. L'energia personale, quella mentale, quella fisica, emotiva, fluttua. A volte ha un carico incredibile, è tutto fila liscio, altre volte ti senti scarico, affaticato, confuso. Ed è normale che sia così. Ma il punto è che non devi confondere questa variabilità dell'energia con una crisi della tua identità. Ti faccio un esempio. Immagina una persona che si sta allenando per una maratona. Okay? Ha un obiettivo chiaro, un piano di allenamento preciso e nelle prime settimane è carico, motivato e determinato. Poi capita che una mattina si sveglia stanco, svogliato, magari perché ha dormito male o perché ha avuto una giornata stressante al lavoro. E qui scatta il rischio. Se quella persona interpreta quella stanchezza come un segnale che non è tagliato per questo, che forse ha sopravvalutato se stesso, inizia a minare la propria identità. Quindi non sono più uno che corre per diventare forte, ma sono uno che molla. E quel pensiero, attenzione, se si radica diventa una profezia che sia davvero. Invece chi ha una mentalità solida sa che quel calo è solo fisiologico, non lo nega, non lo giudica, non lo trasforma in una diagnosi sul proprio valore, semplicemente lo accetta, rallenta, recupera e poi riparte. Magari quel giorno non corre, oppure se corre lo fa solo a metà, ma non si identifica con la stanchezza, non lascia che un momento passeggero scalfisca la sua visione più profonda di sé. Ecco cosa significa accettare l'intermittenza dell'energia senza cedere all'intermittenza dell'identità. Non sei le tue emozioni nel momento, né le tue performance di oggi. Ma tutto questo per me ha un valore fondamentale. Non confondere ciò che senti con ciò che sei. Se ci pensi nel lavoro, nello sport, negli investimenti, arriva sempre quel momento in cui l'equilibrio emotivo diventa una scelta, non una condizione. E chi riesce lo sa, non perché è freddo o indifferente, ma perché ha imparato a riconoscere, nominare e soprattutto gestire le proprie emozioni, senza permettere che queste lo guidino fuori strada. Bene, adesso che ti sei fatto un'idea più chiara su questo argomento, ok, ti svelo una cosa. Questa capacità di stare nelle emozioni senza farsi travolgere da esse non è solo frutto di esperienza o di carattere, è qualcosa che si può apprendere, allenare e consolidare nel tempo. A dimostrarlo però, non sono io, è uno studio pubblicato sulla rivista Emotion dell'Università della Berkeley. I ricercatori hanno monitorato per anni un gruppo di persone alle prese con sfide complesse nella vita e nel lavoro. Il dato emerso è, secondo me, sorprendente. Coloro che mostravano una maggiore flessibilità emotiva, ossia una capacità di riconoscere le proprie emozioni senza reprimerle, ma anche senza esserne dominati, raggiungevano obiettivi più ambiziosi, con maggiore resilienza e soddisfazione personale. E questo, secondo me, è un passaggio chiave, perché capovolge l'idea classica secondo cui per avere successo bisogna diventare freddi, distaccati e impermeabili alla fatica emotiva. No, quello che questo studio ci dice è proprio esattamente l'opposto. Le persone che ottenevano maggiori risultati non erano quelle che non provavano emozioni intense, ma quelle che sapevano riconoscerle, accoglierle e usarle come segnali, come indicatori da interpretare, i feedback. Questa parola sarà un leitmotiv nel mio percorso di crescita. In pratica lo studio ha dimostrato che il successo non era correlato al controllo emotivo rigido, ma alla maturità nel gestire le emozioni come strumenti e come padroni. Questo significa che quando sei sotto pressione non devi per forza stare calmo, non devi stare per forza calmo a tutti i costi, devi piuttosto capire cosa ti sta dicendo quella tensione. Devi saperla ascoltare senza censurarla, ma anche senza lasciarle il volante in mano. Beh, chi ha flessibilità emotiva, secondo questo studio, ma anche secondo il libro di Goleman che sto continuando a leggere, ormai l'ho quasi finito, è più capace di ricalibrare i propri pensieri, di rispondere agli imprevisti in modo adattivo e soprattutto perseverare.
anche quando le condizioni non sono ideali. E questo è potentissimo, perché vuol dire che non è la tua condizione emotiva a determinare la tua traiettoria, ma la qualità del dialogo che riesci a costruire con essa. Io trovo che questo sia un grande insegnamento, perché non ti chiede di diventare un robot, ma ti invita a sviluppare una relazione più consapevole e più adulta con quello che provi. Ti mette in mano una chiave per uscire dal labirinto in cui molti si perdono, quello in cui ci si identifica con ciò che si sente, non con ciò che si sceglie di fare. E allora la vera domanda diventa: come puoi capire se stai agendo con la mentalità del successo? Cosa puoi fare per migliorare il tuo dialogo, quello interno, quello viscerale, ed imparare a riconoscere quei blocchi che non ti permettono di andare avanti? C'è un piccolo esercizio che sto iniziando a fare nei momenti particolari, quelli un po' difficili. Te lo condivido perché credo sia un esercizio giusto per raggiungere questo obiettivo, perché mi rendo conto che mi sta effettivamente aiutando in tutto questo. Beh, provo a spiegartelo con parole molto semplici. Quando ti trovi in una situazione di blocco, ok? Quindi senti che le cose non vanno come vorresti, fatti solo una domanda. Una, semplice. Sto cercando una scusa o una soluzione? Se stai cercando una scusa, è molto probabile che tu stia agendo con la mentalità della resa. Fermati, anche se ben mascherata da logica magari. Motivazioni e anche giustificazioni, no? Può capitare, però fermati. Ricordati che avrai sempre una giustificazione con la quale dovrai combattere. Sempre. Ed è lì che si comprende quale può essere la tua forza. Se invece dentro di te, no, ti senti che stai cercando anche solo un piccolo appiglio per ripartire, per capire, per migliorare, allora sei già un passo avanti. Hai già superato il 99% di tutte le persone. Sei un passo dentro la mentalità del successo. Perché non si tratta di ottenere tutto e subito. Quello è impossibile. Non arriverà mai il tutto e subito. Si tratta di non smettere mai di cercare il modo per fare il passo successivo. Provaci a farmi sapere, scrivimelo. Perché se sei arrivato fin qui con me, con questo video, probabilmente ti interesserà questo argomento, quindi scrivimelo, fammelo capire, mettimi un like e condividi questo video con una persona che per te potrebbe averne bisogno. Aiuterà entrambi ad andare avanti, con più consapevolezza e sicuramente più determinazione. Bene, ormai siamo arrivati alla fine di questo video. Voglio lasciarti con un aforisma che sento particolarmente mio e che riassume tutto quello che ti ho raccontato fino ad ora. È di Viktor Frankl, uno psichiatra sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti. Per lui scriveva: tra stimolo e risposta c'è lo spazio. In quello spazio risiede il nostro potere di scegliere la nostra risposta, e nella nostra risposta risiede la nostra crescita e la nostra libertà. Ecco, la mentalità del successo nasce esattamente lì, in quello spazio.